Oggi continuiamo a parlare delle popolazioni italiche, o sabelliche o osco-umbre che dir si voglia, provando a rispondere alla domanda di Javier, di Rodolfo e di DC, che mi hanno chiesto di approfondire il tema dei Sabini, probabilmente la popolazione umbro-sabellica per eccellenza, dai quali, come abbiamo già visto, tramite l'istituto migratorio del Versacrum sono nati i Piceni e dai quali, sicuramente vedremo in futuro, sono nati anche i Sanniti. Per chi volesse ricordare la storia in generale delle popolazioni osco-umbre, rimando all'introduzione del video sugli Umbri, mentre ora invece cominciamo immediatamente ad affrontare il tema dei Sabini. Plutarco e Dionigi d'Alicarnasso scrivono che i Sabini sarebbero discendenti di antichi coloni spartani. Secondo Plutarco, la tesi sarebbe avvalorata dal fatto che le città sabine sono sprovviste di mura, esattamente come Sparta, secondo quella tradizione che voleva negli Opliti Lacedemoni gli unici bastioni necessari alla loro città. Dionigi invece molto più semplicemente scrive che l'indole frugale e al contempo battagliera delle popolazioni della Sabina sarebbe un carattere da ricercare in una qualche parentela con gli Spartani. Va detto che gli autori classici a volte sembrano distinguere tra due diverse Sabine: una Sabina tiberina, quella della pianura, a diretto contatto con il mondo etrusco e latino, e che Strabone, ad esempio, ricorda come una realtà particolarmente ricca, e un'altra Sabina, la Sabina montana, quella dell'entroterra, questa effettivamente ricordata per essere abitata da genti particolarmente frugali e al contempo di indole particolarmente guerresca. In ogni caso, la tesi di un'ascendenza spartana è evidentemente un'invenzione, e un'invenzione che oltretutto non è nuova al mondo greco. Ad esempio, sempre Strabone ricorda come gli abitanti di Taranto attribuissero un'ascendenza spartana ai Sanniti invece. Ma Strabone continua sottolineando che i tarentini sostengono ciò semplicemente per adulare, per blandire i Sanniti, e questo perché la Confederazione Sannita è una realtà molto potente che può mettere in campo un esercito molto numeroso, e di conseguenza i greci di Taranto preferiscono coltivare con essa dei rapporti positivi, da cui cercare di blandire i Sanniti riconoscendogli una qualche parentela con un elemento del mondo greco molto vicino a Taranto, quello appunto spartano, e che oltretutto è anche un elemento del mondo greco particolarmente glorioso. In generale, quando elementi del mondo magno greco cercano di sottolineare una parentela tra loro e gli italici, lo fanno evidentemente per cercare di accorciare le distanze tra loro e gli indigeni, per porre le basi di un rapporto propositivo. Vero è che quando si tratta questo argomento, spesso ci si trova a muoversi sul filo del rasoio, tra la falsità e la verità storica. E questo perché, ricordiamo, ancora prima della colonizzazione greca, l'Italia meridionale era stata interessata da una colonizzazione micenea. I Micenei erano giunti, avevano fondato alcune colonie e avevano trasmesso alcuni elementi della loro cultura agli indigeni. Cosicché, quando i greci ricordano una qualche parentela tra questa o quella popolazione italica e questa o quella popolazione greca, o ancor meglio un legame tra una realtà italica e un qualche eroe omerico, se da una parte evidentemente fanno un'operazione strumentale di propaganda, dall'altra forse ricordano inconsciamente degli elementi che, guardati sotto una certa angolazione, possono effettivamente rispondere a un granello di realtà storica. Tornando ai Sabini, un altro autore greco, però, Zenodoto, riporta una tesi relativa alla loro origine che non ha nulla a che vedere col mondo greco. Secondo Zenodoto, infatti, i Sabini deriverebbero da una migrazione degli Umbri. E Catone, parlando del nome dei Sabini, dice che deriva dal loro capostipite, Sabus, che sarebbe stato figlio niente poco di meno che del dio Sancus, il nome sabino di Giove Fidio, l'aspetto di Giove che sovrintendeva ai giuramenti. Effettivamente entrambe queste tradizioni potrebbero essere coniugate tra di loro e legate a una qualche realtà storica analizzando le tavole di Gubbio, un documento umbro,
nel quale è presente la figura di una divinità a nome Fisovio Sanchio, evidentemente un aspetto del Giove umbro legato appunto ai giuramenti. Plinio, infine, parlando dei Sabini, dice che il loro nome deriva dal verbo greco sebomai, che significa adorare, onorare, e questo poiché i Sabini sono un popolo particolarmente pio e devoto. In questo caso siamo evidentemente davanti a una paraetimologia inventata, però è interessante vedere come in questo caso vi sia sempre un collegamento con la sfera del divino e del sacro. Noi oggi in realtà sappiamo che il nome Sabini deriva dalla particella sab, saf, che fa parte delle lingue sabelliche e che significa consanguinei, e che è un elemento che è ricorrente come distintivo nel nome di diverse popolazioni osco-umbre. La tradizione riportata da Zenodoto, comunque, potrebbe effettivamente essere quella più realistica, così come i Sabini avevano generato, tramite delle migrazioni, i Piceni e i Sanniti, contemporaneamente anche loro potevano essere frutto di una migrazione di un altro popolo osco-umbro, quindi, come dice Zenodoto, gli Umbri in questo caso. Ed effettivamente questa teoria potrebbe essere avvalorata dalla similitudine tra la divinità Sabina Sancus e il Fisovio Sanchio presente nelle tavole umbre di Gubbio. I confini dell'antica regione della Sabina erano delimitati a sud dal corso del fiume Aniene, a ovest da quello del Tevere e a nord dal corso del fiume Nera, mentre i suoi confini orientali sono molto più difficili da identificare in maniera chiara e precisa e probabilmente dovevano sfumare intorno all'Appennino centrale, che divideva i Sabini dagli Equi, e nella conca aquilana, la cui porzione occidentale era di pertinenza dei Sabini, mentre la porzione orientale era abitata dal popolo dei Vestini. In ogni caso, l'antica regione della Sabina era costituita da porzioni delle moderne regioni italiane del Lazio, dell'Umbria e dell'Abruzzo. I principali centri della Sabina erano Cures, nella Sabina Tiberina, e Amiternum, che invece era nella Sabina Montana. Il carattere spiccatamente pio e devoto dei Sabini è un elemento ricorrente nella storiografia classica. Non è un caso se nel mito, quello dei sette re di Roma maggiormente legato alla sfera del sacro, è Numa Pompilio, che è un sabino originario della città di Cures e che era talmente addentro al mondo spirituale da essere addirittura l'amante di una ninfa, Egeria. La divinità sabina più onorata in assoluto era Sancus, che, come abbiamo già detto, ha diversi paralleli con il Giove Fidio dei Latini e il Fisovio Sanchio degli Umbri, quindi un aspetto di Giove che sovrintendeva le promesse ai giuramenti, e nel nome del quale si può identificare chiaramente la radice del verbo sancire. Un'altra divinità sabina che entrerà a far parte poi del Pantheon romano è Quirino, dal cui nome deriva sia la città di Cures che il termine Quiriti, che andò a definire i romani dopo la loro fusione con la comunità sabina del Quirinale, ma che probabilmente in origine significava semplicemente concittadini, associati. Infatti Quirino è una divinità che sovrintende al concetto di comunità, di società, di tribù, di nazione, diremmo noi. Altre divinità sabine che entrano a far parte del Pantheon romano sono quelle legate al mondo agreste e alla fertilità, come Vacuna, Opi, Flora o il dio Poimunien, che ricorda il Puemonos degli Umbri, che a sua volta è legato alla divinità femminile Pomona dei Latini. La storia dei Sabini, in particolare quelli della Sabina Tiberina, è legata a filo doppio con quella dei Romani. Secondo il mito riportato da Tito Livio e da Plutarco, Romolo, poco dopo la fondazione dell'urbe, si rende conto che la sua città pena per quanto riguarda l'elemento femminile e decide allora di inviare dei messaggeri presso tutte le comunità circostanti, quella dei Cheninensi, quella degli Antemnati, quella dei Crustumini e quella dei Sabini, offrendo loro la possibilità di stipulare delle alleanze su base matrimoniale. Da tutti però egli riceve solo un secco rifiuto, e allora, su consiglio dei senatori, Romolo decide di agire d'astuzia.
Vengono così indetti a Roma dei giochi in onore del dio Conso, una divinità protettrice del grano, e vengono invitati a partecipare anche tutti i popoli che confinano con i romani. Se non che, durante le celebrazioni, ad un segnale prestabilito, i romani si gettano sulle figlie e sulle sorelle degli invitati, che contemporaneamente vengono volti in fuga. Dopo quello che viene ricordato come il famoso ratto delle Sabine, ovviamente tutti i popoli coinvolti dichiarano guerra ai Romani. E se le tribù minori degli Antemnati, dei Crustumini e dei Cheninensi vengono sconfitte una dopo l'altra dall'esercito di Romolo, al contrario i potenti Sabini riescono addirittura ad assediare i Romani nella rocca del Campidoglio. Dopo alterne vicende, l'esercito sabino e quello romano decidono di affrontarsi in una battaglia decisiva, quella che viene ricordata come battaglia del lago Curzio. Curiosamente, sebbene Romolo partecipi alla battaglia, all'inizio non è lui che viene indicato da Plutarco come il condottiero dei Romani, ma il suo compagno Ostio Ostilio. Allo stesso modo l'esercito sabino non è guidato dal re Tito Tazio, bensì dal suo luogotenente Mezio Curzio. Inizialmente la battaglia sembra arridere ai Sabini. Ostio Ostilio viene ucciso e i Romani vengono respinti fino alle pendici del Palatino, dove Romolo viene colpito da una pietra e momentaneamente sviene. Appena rinviene, però, il re di Roma chiama Giove a testimone, gli promette l'erezione di un tempio in cambio della vittoria e guida i Romani al contrattacco. Se non che proprio in quel momento la battaglia viene interrotta dall'arrivo delle donne sabine, quelle stesse che erano state rapite dai Romani e che evidentemente nel tempo intercorso tra il loro rapimento e la battaglia erano arrivate in qualche modo a nutrire dell'affetto nei confronti dei loro rapitori. Infatti le Sabine si lanciano in mezzo ai due eserciti, impedendo così che i guerrieri si affrontino, dichiarando che non vogliono diventare né vedove né orfane e riuscendo così a ricondurre i guerrieri a più miti consigli. Tito Tazio e Romolo così sigleranno la pace e addirittura il re Sabino arriverà a guidare una parte del suo popolo che si stabilirà sul colle Quirinale, di fatto fondendosi con il popolo di Romolo e dando vita a una nuova realtà che prenderà il nome di Quiriti, proprio dalla città di Cures dalla quale proviene Tito Tazio. Il popolo, così nato, verrà governato sia da Tito Tazio sia da Romolo, che saranno entrambi re con uguale dignità. Le donne sabine da tutto ciò guadagneranno tutta una serie di privilegi. I romani, se le incontreranno per strada, dovranno cedere sempre loro il passo. Non potranno mai costringerle a fare alcun lavoro se non quello di filare la lana. Non potranno mai usare termini sconvenienti in loro presenza e non dovranno mai mostrarsi nudi dinanzi a una donna, ovviamente che non fosse loro moglie, pena venire trattati come degli omicidi. Tutto il mito del ratto delle Sabine e la successiva coreggenza di Romolo con Tito Tazio, insieme all'istituzione della tribù dei Tities, che viene ricordata da Tito Livio come una delle 3 tribù romane originarie, ma evidentemente ha un nome sabellico, probabilmente sottintende all'apporto più o meno pacifico dell'elemento sabino alla nascita della Roma delle origini. D'altra parte, anche le 3 tribù che vengono subito sconfitte e sottomesse dai Romani immediatamente dopo al mitico ratto, ovvero i Cheninensi, gli Antemnati e i Crustumini, vengono ricordate da Plutarco come delle realtà sabine, forse delle realtà che erano un'emanazione dei Sabini di Cures, quelli che giungono sotto il comando di Tito Tazio a confrontarsi con i Romani nella battaglia del lago Curzio. D'altra parte è evidente che tutto l'impianto ha una valenza prettamente allegorica, poiché anche dopo la fusione del popolo di Tito Tazio, dei Sabini di Cures, con i Romani di Romolo, la Sabina Tiberina e la città di Cures rimangono assolutamente degli elementi avulsi e indipendenti dalla sfera romana.
Da Cures giungerà anche il re Numa Pompilio, eppure anche durante il regno di Numa e subito dopo di questo, la città di Cures e la Sabina rimarranno delle realtà non solo indipendenti, ma spesso anche ostili ai Romani. Infine, nel 504 a.C., sempre da Cures giungerà il nobile Attius Clausus, che in un momento di particolare tensione e ostilità tra Romani e Sabini deciderà di mettersi insieme ai suoi 5.000 clientes al servizio del popolo romano. Attius Clausus ne guadagnerà la cittadinanza, ma anche, ricorda Tito Livio, la gestione di quelle terre immediatamente a ridosso del fiume Aniene, quindi di fatto lungo il confine con le terre dei Sabini, andando così ad istituire una realtà cuscinetto. Probabilmente a riprova che già in epoca arcaica i romani cominciavano a praticare quel divide et impera che poi nei secoli a venire faranno diventare scienza. I Sabini comunque verranno completamente assimilati dai Romani solo molto tempo dopo, precisamente nel 290 a.C., a seguito della campagna militare di Manio Curio Dentato. Nel 295 a.C. i Romani avevano dovuto affrontare una potente lega costituita da popolazioni sabelliche, etruschi e addirittura Galli, che si era mossa per cercare di contendere a Roma il predominio sull'Italia centrale. In qualche modo il mondo sabino si era fatto da tramite tra i sabelli dell'Italia centrale e le popolazioni osche, sabelliche anch'esse, dell'Italia meridionale, e Roma certo non poteva tollerare qualcosa del genere. Di conseguenza i Romani, con Manio Curio Dentato, si muovono per conquistare prima la Sabina Tiberina, ma poi anche quella montana, arrivando anche fino al mare e quindi occupando anche le terre dei Vestini. Così i Romani riescono in qualche modo a spezzare in due la realtà culturale delle popolazioni sabelliche, che ritroverà un'unità solo molto tempo dopo, durante la guerra sociale. I Sabini però nello specifico va detto che verranno assimilati abbastanza velocemente in seno al mondo romano, probabilmente a causa appunto di una parentela che affondava in epoche molto antiche, tant'è che già nel 268 a.C. i Sabini sono ascritti a due tribù romane, la Quirina e la Velina. Sono di fatto cittadini romani con diritto di voto e non sono in nessun modo distinguibili da essi. Bene, questo è quanto e se il video vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.